Ieri abbiamo... Ma non ridere che iniziamo, Degli attrezzi professionali. Vi facciamo vedere il culo. Non fatelo a casa. Odio le sfumature. Sì, appunto, color puffo è diventato. Siamo Marina e Maurizio. Invece di viaggiare come sognavamo, da quest'estate siamo costretti a ristrutturare un camper infiltrato, proponendovi video nerd ad oltranza. Se non siete ancora stufi, state con noi ancora un po'. Giuriamo che è quasi ora di partire per il giro del mondo. Misurazioni in corso. Sei stressato anche oggi? No, perché le cose più importanti le ho fatte. Quindi male che vada, se sbaglio questo, insomma, si può provvedere con pochi euro. Finalmente ho finito l'impianto di scarico. Ieri ho avuto una piccola perdita nello scarico del lavandino della cucina, ma proprio una goccia ogni 10 minuti, perché in un punto non sono riuscito a incollarlo perché l'avevo già fissato. Fatto entrare in quella scatola a pressione, pensavo tenesse, però poi invece niente, goccia. Quindi oggi l'ho rincollato, vediamo, adesso lo devo fare asciugare, vediamo se tiene il tutto. Detto questo, quello che vado a fare adesso, vado a fare le parti laterali interne, quella del frigorifero la prima, che appunto è il divisorio, dove così posso anche magari già mettere il frigorifero e fare l'impianto elettrico del frigorifero col secondo inverter. E poi farò la tramezza, se tutto va bene, quella dei cassetti, però lì la faccio dopo perché prima devo fare tutti i cassetti. Vedrete. Ragno, guarda, tu che hai paura? Vado ragnato, cucciolo. Dai! Marina, l'arachnofobia. La? Arachnofobia. Ma Ragnofobia. non sai neanche come si dice. Arachnofobia. L'arachidefobia. Marina ha paura. Quando la portano in mezzo alla giungla che vedrà dei ragni così, come ci è capitato una volta, che gli ho detto vieni così. No, ma possiamo dire no, ma facciamo il giro della spiaggia. Che più là c'era un ragno delle palme che era grosso così. Cioè, ha paura quanto era grosso. Non fanno nulla. Però Marina sarebbe morta in quel momento lì. Però io ho salvato la vita, ma lei non lo sa. Ripeti esattamente quello che hai detto prima. Che metti la cera, togli la cera? No, a parte metti la cera, togli la cera. Che sta venendo veramente un bel lavoro, che ogni parte ha dei dettagli, che sei stato attento a qualsiasi cosa. No, ma io, anche tu, perché abbiamo scelto assieme. Sì, però... Scusate, questo è un 3 secondi di gloria. Aspetta, non abbiamo ancora finito. Aspetta, fai vedere l'impianto dell'acqua del lavandino, Ok. cioè i tubi, la precisione, l'organizzazione. Ok. Allora, questo è l'impianto fatto finito. Ho lo scarico col pozzetto che vi ho fatto vedere, già coperto. Lì dietro c'era quella perdita, spero che sia chiusa. Qui c'è il tubo che viene su. Se vuoi è un tubo alimentare, perché c'è stato un commento nella volta scorsa, voglio dire, è un tubo alimentare, quindi non è un tubo ad alta pressione, insomma è fatto apposta per gli alimenti e non dovrebbe esserci condensa perché Marina mi porterà solo al caldo. Ho unito un solo tubo con caldo e freddo perché qua avremo solo l'acqua fredda, lì c'è la presa di corrente per l'induzione, il fornellino che è qui sopra, e insomma mi sembra un lavoro così, a me piace, ecco. Poi sicuramente non sarà stato fatto bene, però diciamo che insomma sono contento. Tu sei contenta? Non sono contenta di me stessa per aver lasciato lo scotch da carrozziere attaccato a queste parti di pelle, perché c'è tutta la colla e ora sto diventando matta a toglierla. Sì, vabbè, ma che Non lasciate lo scotch da carrozziere appiccicato per tanto tempo, anche se i lavori vi si prolungano, per caso, come a noi. Sì. Soprattutto quando fuori fa 45 gradi di estate, dove la colla si incolla. Però vabbè, dai, va bene. Insomma, va benissimo. Cosa succede lì dietro? Non si sa finché Mauri non si toglie. Guarda, quando mi tolgo è perché ho finito. Sì, finito, è appena iniziato. Sì, si vede. Si vede. Si vede, ma non si vede. Adesso la schiaccio con un po' di carta igienica. Sembra per strada del Questi cesso. sono i mezzi che abbiamo oggi. Degli attrezzi professionali. Queste sono piastrelle autoadesive da ritagliare, delle quali vi lasciamo un link in descrizione. Le abbiamo comprate su Amazon, costano pochi euro e dovrebbero fare un effetto fantastico.
Sì, vediamo se tengono i 72 gradi dell'Africa. Ragazzi, ho finito di mettere le piastrelle, è pieno di cemento e malta dappertutto, quindi no, ovviamente no. Le piastrelle sono adesive, come vi abbiamo spiegato, quindi niente malta. E l'effetto finale è purtroppo un po' buio, ma tanto lo vedrete poi nei Ci prossimi abbiamo messo giorni. 6 ore a metterle. Per fare le cose precise, tutto il muro storto ovviamente, è così. Buongiorno, Buongiorno vi facciamo vedere il culo. del camper. Vabbè, però si dice così, no? Quindi nuova prospettiva oggi, aspetta, anche se non vedo niente io però, non è Anch'io. una posizione decente questa. No, aspetta, andiamo di là che vi faccio vedere una cosa bella che abbiamo fatto ieri, che abbiamo ripreso ma di notte non si vede No, niente. le giornate sono corte adesso, Esatto, andiamo. Cosa abbiamo finito ieri? Abbiamo finito questo. Voilà! Piastrellato tutto. Guarda un po' che effettino. Non troppo zoom che si vedono i difetti. Ma questa parete è piena di difetti perché la parete originale era tutta storta, ma a noi non importa perché ci piace così. Ah, è venuto bene questa piastrellina che avevo fatto vedere ieri in PVC. Si è attaccata veramente bene. Adesso poi stamattina l'ho controllata, visto che c'è stato già uno sbalzo termico non indifferente stanotte. E adesso fa caldo, stanotte faceva freddo ed è rimasta precisa e perfetta. Siamo per adesso contenti, eh? Sì, mi piace molto l'effetto che fa, un po' retro, Un po' casa. soprattutto perché adesso c'è anche tutta la pelle, che è quella del camper originale, che ieri ho pulito faticosamente dalla colla che c'era sopra, quindi ora è tutto ben visibile e l'effetto che fa ci piace. Sì, marron e grigio. La piastrella ha la fuga grigia. Ma io ti lascio un attimo e tu mi fai tutto sto casino. Cos'è che hai grattato? Sono lì? il re dei buchi e quindi devo fare buchi, non posso stare fermo. Colgo l'occasione. Locale tecnico, adesso è sporchissimo, quindi non guardate. Locale tecnico cosa vuol dire? Che inverter, varie strumentazioni che ci sono qua scaldano e di estate non è bello fargli scaldare. Se vi ricordate nei primi video ho fatto un buco qua, o meglio ho approfittato di questo buco qua e ho messo adesso sono coperte, comunque sono due ventole da computer da raffreddamento con dei filtri. Non si vede niente. C'è problema. Qua sono due ventole che aspirano e buttano fuori aria. Perché? Perché qua davanti verrà un'antina, qui sopra sarà chiuso, quindi questo locale tecnico qua, locale tecnico come se fosse Sì. un appartamento, però possibile che scaldi o perché c'è una temperatura esterna alta o comunque perché i componenti scaldono. Quindi questo è un termostato con la sua sonda che mi comanderà queste ventole. Io imposto la temperatura, quando arriva a quella temperatura riparte le ventole e estrae l'aria calda. Ha una presa qua di aria, non la farò esternamente, comunque insomma prende l'aria già da questa presa qua e dovrebbe essere sufficiente. In caso non fosse sufficiente ne apro altri di buchi, ma dovrebbe essere. Questo per raffreddarmi il locale tecnico. È un impiantino semplice da fare, costa 7-8 euro questo aggeggino, ve lo lascio magari nella descrizione del video il link. Ho visto che insomma molti lo usano addirittura per raffreddare i motori del frigorifero, mettono magari 2 o 3 ventole così, dovrebbe essere sufficiente. In caso non fosse sufficiente posso aumentare le ventole o aumentare le prese d'aria, ma dai calcoli, dalle cose viste dovrebbe essere sufficiente. Niente, questo è quello che sto facendo. Adesso sto allargando il buco, Poi pulisci tu? No. Come potete notare abbiamo 26 gradi, non fa fresco. Vi spiego una cosa perché io non l'ho trovato in internet, poi magari c'è. Questo qua è un termostato dove ha a 12 volt, c'è anche da 220, dove ha un'alimentazione positivo, negativo e ha un relè. Il relè è normalmente aperto, vuol dire che quando non c'è corrente, ok, o non è arrivato alla temperatura settata, è aperto, quindi non passa corrente. Io pensavo fosse alimentato dall'interno, ma non è così. Quindi io ho preso positivo e questi sono i negativi, anche se non si vede perché sono quelli gialli. Positivo, negativo. Ho fatto un ponticello al positivo all'S1, ok? E dall'S1 sono uscito e sono andato al positivo delle ventole. Il negativo delle ventole e il negativo che arriva dalla batteria l'ho collegati assieme, ok? Questo è come si collega. Io adesso ho impostato 31 gradi,
tocco la sonda, perché col mio ditino la scaldo, quando arriva a 33 gradi, perché io ho fatto uno scarto di 2 gradi, si attiva. Dai, eccolo lì, avete visto che si è acceso out? Lui mi abbasserà la temperatura, quando arriva di nuovo a 31 gradi si spegne. Quindi niente, funziona. Grazie, arrivederci, è stato un piacere, ci vediamo alla prossima puntata. Con noi l'elettronica è un gioco. Don't do this at home. Non fatelo a casa. Ecco qua il lavoro finito, incassato. Ne ho approfittato, ho fatto anche l'anta. Qui sotto c'è la parte di aspirazione che vi ho fatto vedere prima, e l'anta verrà chiusa semplicemente con un magnete che ho messo qui sotto, così. Voilà. Ma che bel castelletto che hai fatto. Perché l'ultimo pezzo stiamo tagliando il quadrato dei cassetti, alto 10 cm, usando la Paulownia. Paulownia. Usando la Paulownia sta facendo i cassetti. Diamo a Cesare quel che è di Cesare, a Mauri quel che è di Mauri, altrimenti se la prende. Con Cesare. Ne mancano due, le ultime due, sono questi qua. Abbiamo già fatto i lunghi e i corti, vabbè, poi saranno da tagliare a misura. Fatti questi, penso che, visto il sole quanto è giù, che li finiamo domani, cosa ne dici? Che è domenica. Ma buongiorno, bentornati, guardate che sconvolto che sono. È domenica mattina, dovrei dormire. Però no, bisogna finire. Marina è su a verniciare, o meglio, sta mettendo una patina nella porta del bagno, che è una sorta di pellicola che mettiamo sopra, che dovrebbe renderla un pochino lucida. Vediamo se ce la fa. Non perché non sia brava, ce la fa, nel senso che è una prova, un esperimento. Io invece cosa faccio? Vado avanti con i cassetti. Però siccome il taglio non è proprio precisissimo, volevo lisciarlo un pochino. Non ho una piastra di quelle che, non so come si chiamano, frese se non sbaglio, che lisciano, fanno proprio il bordo perfetto. Questo bordo qua, no? Che me la sono inventata una. Vi la faccio vedere. Ho messo un pezzo di legno fissato con dei ganasce qua e sotto della carta vetro. E così io prendo il pezzo di legno appoggiato qua, vado avanti e indietro con tanta bella forza, e questo dovrebbe permettermi di, insomma, lisciarlo un pochino, cercando di stare più dritto possibile. Questa è l'idea. Adesso vi appoggio un attimino lì, vi faccio vedere due cose, poi io vado avanti, vi farò vedere i vari step, o meglio il lavoro finito. Tanto ormai sarete già annoiati. Vabbè, non posso tenerli qua tutto il giorno. Ecco qua il risultato. Molto liscio, questa è una macchina. Tutti i legni sono tagliati e levigati, sono pronti da assemblare. Questa sarà la dimensione del cassetto. E qua c'è il mio schema 46x44. Semplicemente faccio dei buchi e vado a mettergli delle viti. Ho preso delle viti abbastanza fini da legno, non dovrebbe rompersi. Comunque coi prefori in teoria non dovrebbe rompersi. Però è sempre un terno al lotto quando si lavora con legno, soprattutto con questo tipo di legno che uno non conosco. Sembra resistente, però le viti sembra reggerle. Non so, ci provo. Insomma, ragazzi, è un esperimento anche questo. E in questi momenti, quando sei da solo, che ti accorgi quanto hai bisogno di Marina, che ti tenga il cassetto. Sono cose che veramente, Marina, anzi, visto che vedrai anche tu questo video, sappi che apprezzo tantissimo quando mi sostieni il cassetto. A parte le battute, non è semplice farlo da solo, però ci proviamo.
metto questo qua di sostegno, ci ficchiamo un'altra vita. Beh, mettiamo gli altri due, va? Giusto per l'altra parte, eh? Ce l'ho fatta, eh? Che bello. Ecco, adesso manca la maniglia però. Si blocca anche da solo, ma mi sa che un maglietto glielo metterò. Vediamo. Ah, mi sento in dovere di darvi altre spiegazioni. Ho misurato il cassetto chiuso, o meglio la barra chiusa, e ho misurato la distanza di dove era chiusa la barra fino alla battuta, perché cercherò di utilizzare la battuta corretta. Sono stato dentro 2 mm, quindi ho lasciato un pochino di gioco. Così riesco ad aprire e chiuderlo ed è veramente chiuso, perché in fondo questa barra ha una sorta di blocco che è quello che lo tiene fermo. Quindi più o meno ci sto riuscendo, eh. Bene, direi che anche questo è fatto, almeno non finito, ma fatto. Abbiamo la Paulonia tagliata a misura, adesso andiamo a dargli una mano di primer, quello che non mi piace, e dopo gli daremo la prima mano di colore. Abbiamo il colore. O meglio, questa è una prova di colore, l'abbiamo comprato ieri, l'ha scelto Mauri. Non dico niente, lo do e dopo decideremo insieme se va bene. Bene, siamo in ritardo per colpa di Marina, perché non gli piaceva. Abbiamo fatto il colore e insomma verniciato, gli sembrava azzurro confetto. Allora, io l'ho detto nel video, quello che ho girato io, l'ho detto che non era il colore che Mauri voleva. Voi avete già visto il colore e penso che siete d'accordo con me. A Mauri piaceva, ma poi visto bene si è reso conto che era troppo confetto. Che non era... Ti piaceva proprio? Sì, ma non era il pantone, fatto così. Adesso lo rifacciamo. Tanto noi del colore... Ha detto che questo qua lo vuole più grigio. Vuoi far vedere tra quanti... No, non faccio vedere niente. No, qua. Me lo risparmio, che sono 2 ore che sono qua. Ciao. Dillo che scegli tu. Certo che scelgo io. Ma secondo voi, su queste tonalità qua, Che differenza c'è? no, la differenza sì si vede, ma fra queste e queste è veramente minima, fra queste e queste è veramente minima. Va a gusto. Vediamo se è la volta buona. E l'azzurro è troppo azzurro, il grigio è troppo grigio, il blu è troppo blu. Io odio le sfumature. Sì, appunto, color puffo è diventato. Ah, quello di stamattina sì. Ma che bel colore. Io sono felicissima in questo momento perché questo è esattamente il colore che volevo io. No, non avevo dubbi, hai scelto tu. E quello di stamattina l'avevi scelto tu. Sì, ma non era uguale al pantone. Come non lo è questo? Oh, ma che preoccupazione è tutto sto colore? Perché questo è più grigio. Questo è un blu grigio. Esatto, il famoso blu grigio. Chi non conosce il blu grigio? Sai come si chiama questo blu grigio? Carta da zucchero. Bravo! Quante soddisfazioni! Cagare. Buongiorno, bentornati. Sono di nuovo da solo. Può essere una fortuna? In questo caso no, perché mi serviva Marina. No, sto scherzando, come sempre. Cosa faccio qua da solo? Marina mentre sta aspettando un corriere. Finirò la cucina oggi. Nel senso che è già tutta finita, dopo ve la farò vedere. Devo montare frontalini, dei cassetti, quelli che abbiamo fatto, e le porte, dopodiché manca mettere il frigo, ma solo da infilare, e dovrebbe essere finito tutto. Come vi avevo già spiegato la volta scorsa, devo cercare di centrarlo. Questo qua è un travetto da
travetto, pezzo di legno da 3 cm. Devo lasciare 1,5 cm di vuoto, diciamo così. E allora, visto che tanto comunque va ancora verniciato questo qua, lo segno, così so dove devo mettere il cassetto. Perché poi devo tenere conto anche della porta, che deve venire su in parallelo. Quindi quasi quasi mi conviene mettere prima la porta. Già. Adesso metterò queste cerniere qua, che sono cerniere che si trovano comunemente. Siamo una barra che fa da cerniera. Per cercare di metterla con la massima apertura, cosa succede? Io la apro tutta, la metto nello spigolo interno, diciamo che poi questo qua sarà una mobile abbattuta così, no? Però se lo metto così arriva a un certo punto che poi non si apre più, vedete? Allora la apro tutta e la metto come se fosse uno spigolo, ovviamente più o meno centrato a metà. Così dovrei riuscire poi dopo a avvitarla sul mobile con la massima estensione, apertura. Ragazzi, che difficile prendere le misure da solo, ho dovuto sostenerlo. Una volta messa la prima, diciamo che dovrebbe essere tutto in discesa. Prima di procedere volevo farvi vedere come l'ho sostenuto. Sto mettendo le cerniere, ho trovato degli spessori esatti della misura. Di necessità virtù, uno si ingegna quando è da solo, abbandonato, mentre l'altro non fa nulla. Capito? Ciao Marina, se mi vedi, C'è nessuno, vai via, non vogliamo niente. Sì, In questa bravo. casa non c'è nessuno. Ma che canzone Non è? lo so, me la sono inventata adesso. Vieni dentro che ti Infatti. faccio vedere il lavoro fatto a tutti voi. Venite. Dai, la cucina è finita. Adesso lo metterò anche frigo, non vi preoccupate. Devo ancora capire che maniglie metterci, poi vedrete le altre. E insomma, qua io ho messo anche i suoi fermini in magnete, dovrebbero tenere, speriamo, ne ho 2, ma male che vada ne tengo un terzo. Questo è quello che hai fatto ieri mentre io non c'ero? Esatto, e oggi piove, e fa freddo, e abbiamo acceso il riscaldamento, e ci sono 12 gradi. Bello, direi che è venuto bene, a me piace un sacco. Bene, questa è la cosa fondamentale. Adesso monteremo tutte le antine, il colore che abbiamo scelto è questo azzurro petrolio, no? Petrolio sarebbe un po' più scuro. Azzurro cielo, No, sarebbe più intenso. azzurro carta da zucchero, lo so, era tutta una cosa che volevamo Bravo. fare. Poi ditemi voi lo zucchero azzurro fatto vicino alla carta, dove, va.